Ciao a tutti, amici dell'Ariete. Benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami Ariete, tendenze energetiche per la primavera del 2023. Abbiamo la carta dell'imperatrice, amici dell'Ariete, che è una carta di prosperità, di espansione, di abbondanza e anche di maternità. Quindi se state cercando un figlio, questo potrebbe essere un periodo ottimo. Se avete idee in testa, se volete concretizzare progetti, anche per voi può essere un periodo ottimo. Andiamo a vedere con i tarocchi di che cosa si tratta nello specifico. Io intanto come sempre vi ricordo che le letture sono generali, sono fatte per un collettivo, quindi è facile che non risuoni tutto. Voi semplicemente prendete quello che vi serve e lasciate andare il resto all'universo. Se non dovesse risuonare proprio nulla, se per caso voleste completare il vostro messaggio, potete sempre ascoltare l'ascendente, il segno lunare o Venere. Sotto poi nella descrizione del video trovate il link ad un video che spiega come unire il significato di più oroscopi, trovate il link al corso gratuito di tarocchi e trovate anche la mia mail nel caso vogliate contattarmi. Bene ragazzi, allora iniziamo con un fante di pentacoli al contrario, un 4 di coppe. Abbiamo un 4 di spade al contrario, la forza, il re di... scusate, il cavaliere di pentacoli al contrario, un 2 di spade, il re di bastoni e un 10 di spade. Allora, devo dire che la sento un po' sottotono questa primavera per voi, ragazzi dell'Ariete. Ehm, Ho come la sensazione che abbiate bisogno di un input da parte di qualcuno, perché qui abbiamo comunque due fanti, quindi c'è questa genuinità, questa volontà, queste idee, ma avendo anche il 4 di coppe ho come la sensazione che qualcuno stia aspettando un aiuto appunto dall'esterno o che si cerchi di navigare un certo tipo di situazione in un certo modo perché appunto non si vede quelle che potrebbero essere le possibilità, non si vedono le possibilità alternative, le possibilità, diciamo, di fianco a voi. C'è anche un 4 di spade al contrario, è come se qualcuno non si concedesse del tempo per riposare. Mm. E anche questo cavaliere di pentacoli al contrario, comunque, ragazzi, come la sensazione che l'energia sia molto lenta e qui, avendo la forza, si tratta di probabilmente effettuare una scelta per qualcuno di voi, perché abbiamo anche un 2 di spade girato al contrario, quindi è come se ci fosse il bisogno di scegliere se andare avanti con questo progetto di cui ci parla l'imperatrice oppure no. Devo dire che con questo re di bastoni al contrario, potrebbe anche essere che non abbiate il tipo di appoggio che voi sperate dalle persone vicino a voi, ma nonostante tutto c'è un 10 di spade alla fine della lettura. Quindi è come se ci fosse una sorta di chiusura ciclo e lo sento un ciclo più di fatica che di dolore. Non è un qualche cosa che riguarda una sofferenza, è più qualche cosa che riguarda una fatica di rimanere in un certo tipo di situazione. Andiamo a vedere carta per carta. Andiamo a vedere il fante di pentacoli. Gli amanti al contrario. Ne abbiamo tante. Allora, gli amanti al contrario. Abbiamo un 7 di bastoni, nuovamente l'imperatrice e la giustizia. È interessante perché ho la carta della giustizia che è una carta di equilibrio e la carta degli amanti che parla di amore in equilibrio e al contrario.
Allora, quando c'è la giustizia, ragazzi, si parla di qualche cosa che deve essere messo in regola. E avete anche un set di bastoni, quindi può essere un progetto che deve essere regolarizzato, perché in questo momento non è in equilibrio. Può essere un progetto che deve essere difeso da voi, quindi il fatto di metterlo in regola, tipo i brevetti. Se voi avete un progetto, un'idea geniale in testa, il brevettare questo progetto lo mette al sicuro, nel senso che nessun altro poi può copiarvi l'idea e dire che è loro. È un modo di regolarizzare le cose. E la giustizia parla anche di giustizia divina, molte volte. E tenete presente che di 4 carte 3 sono arcani maggiori. Ho come la sensazione che sì, ci sia come un qualche cosa che ha le potenzialità per iniziare, per espandere, ma sì, con questo set di bastoni è un po' come se vedeste solo voi questo tipo di possibilità e avete bisogno in qualche modo di proteggere quello che vedete. Tenete comunque presente che l'imperatrice è una carta di prosperità, di abbondanza, di crescita ed è anche una carta che fa riferimento alla propria madre o alla maternità in sé, nel senso al modo di essere madri, anche di noi stessi, se per caso non avete figli. Andiamo a vedere il 4 di coppe. 5 di bastoni al contrario e 4 di spade al contrario. Sì, è come se foste presi da... Allora, potrebbero essere questioni emotive o questioni pratiche che comunque vi portano, perché anche qui avete di nuovo il 4 di spade, eh. È come se qualcuno avesse bisogno assolutamente di togliersi da certe dinamiche, da certi pettegolezzi, da certe lotte, da questa sensazione di doversi continuamente difendere, perché comunque una persona che si difende continuamente è sempre in allerta e di conseguenza è sempre sotto stress. Quindi c'è una sovrapproduzione anche di colesterolo e di noradrenalina, adrenalina, noradrenalina. Quindi adesso io non sono un dottore, anzi, se c'è qualcuno qui che è medico che può spiegarlo un po' più nel dettaglio, lo può scrivere nei commenti. Però comunque mantenere lo stress per tanto tempo porta proprio a indebolire il sistema immunitario. Andiamo a vedere il fante di spade. Allora abbiamo un asso di spade, la carta del giudizio e la carta della sacerdotessa. Mm. E allora, nuovi inizi, ok? Perché c'è la carta del giudizio che è una carta di rinascita, la carta della sacerdotessa che è un modo di nuovo, secondo me, di trovare una comunicazione con voi stessi, perché è una carta che parla di intuizione ed è qui, è come un po' se vi si mettessi in ordine la mente. Io sento che verso la fine della primavera, allora, il fante di spade può anche rappresentare una persona, se non siete voi, però ho come la sensazione che ci sarà un nuovo tipo di inizio, un nuovo tipo di risveglio, di contatto con voi stessi o di comunicazione anche magari con questo fante di spade. Tenete conto che quando c'è il giudizio può essere una persona che riguarda il passato in questa vita o il passato in altre vite. Ok? E c'è anche la carta della giustizia, quindi è un po' come se per giustizia divina doveste passare da questa presa di consapevolezza, che però fino alla fine della primavera non, tra virgolette, può succedere perché non vi date il tempo, non vi date lo spazio. Andiamo a vedere questo 4 di spade. 4 di bastoni. E la stella. Il tempo che non vi date non è solo di riposare e di vedere le cose secondo il vostro punto di vista o di, diciamo, disintossicarvi da tutte quelle che sono le chiacchiere di questo 5 di bastoni, la competizione, la voglia di vincere, mi viene anche da dire, ma semplicemente questo momento vi servirebbe per trovare il vostro obiettivo, la vostra stabilità, quello che è veramente importante per voi. Per di nuovo la stella è un'altra carta collegata all'intuizione e alla canalizzazione come anche la sacerdotessa, eh. Quindi secondo me questo periodo vi servirebbe appunto per trovare una vostra stabilità interna, una vostra stabilità di intenzioni, una vostra forza interna. In effetti poi arriva la forza di volontà, che è proprio quello su cui vi consigliano di lavorare, la forza di volontà. Andiamo a vedere due carte. 3 di spade, il mondo e 8 di bastoni.
È come se doveste avere la forza di chiudere un ciclo, di chiudere con una sofferenza, ragazzi. La sofferenza del 3 di spade, perché una volta che si chiude arrivano delle buone notizie, perché qui c'è il mondo, si muove qualche cosa, c'è un compimento, vi ricordo che anche qui si chiude con un 10 di spade, quindi c'è il compimento, per qualcuno si tratta di un trasferimento, ok? Se consideriamo che qui abbiamo anche la carta del giudizio, diciamo che verso la fine della primavera, ragazzi, potrebbe anche essere che qualcuno ritorni. E vi dico così perché c'è l'otto di bastoni, e l'otto di bastoni parla o di notizie in arrivo o di qualcuno che è in arrivo, e considerato che il mondo è una carta che parla di distanze, ognuno di voi poi lo applichi alla propria realtà, ok? Andiamo a vedere questo cavaliere di denari. Abbiamo una regina di spade e un 3 di coppe. Ho come la sensazione che qualcuno abbia il tempo dalla sua parte. È come se ci fosse una questione di tempo in mezzo e il tempo in questo caso è un vostro vantaggio. È come se riusciste a pianificare meglio quello che dovete fare con questa regina di bastoni, tant'è che poi arriva il 3 di coppe. Quindi è come se fosse un festeggiamento, il raggiungimento di un obiettivo di nuovo mondo, 4 di bastoni, carta di contratti, carta di stabilità, carta di compimento, di riuscita, di trasferimento, di risultati, carta di celebrazione, di festa, di raccolta dei frutti fondamentalmente. Ma difatti, ragazzi, avete l'imperatrice, abbondanza, prosperità, abbondanza sia finanziaria, sia di cibo, sia di opportunità, di amicizie, di tutto, non è solo un'abbondanza materiale. Andiamo a vedere questo due di spade, vediamo un pochino se riesco a dirvi qualche cosa di più inerente a questa indecisione o a quello che non vedete. Il Papa, un 9 di coppe e un re di bastoni. E come quello che non vedete è che siete già appagati di quello che avete, nonostante per qualcuno non sia ancora ufficializzato, eh? Perché comunque il Papa... guardate, vedendo il Papa e il due di spade può anche voler dire che qualcuno non abbia voglia di... Perché comunque c'è anche un 9 di coppe, un po' come dire sto talmente bene così che non ho voglia di mettere in discussione niente, non ho voglia di trovare compromessi, non ho voglia di mediare o di dover scegliere tra due cose, tra due progetti, tra due persone, tra due genitori, tra due amici. E comunque con il re di bastoni c'è un riprendersi in mano il proprio potere personale. E guardate, ce l'avete anche qui, il re di bastoni. Andiamo a vederlo. Può anche essere una persona per qualcuno, ragazzi. Cavaliere di bastoni, sì, infatti. Cavaliere di bastoni, 8 di pentacoli e fante di pentacoli. Insomma, sento aria di novità. Può esserci un nuovo progetto o una nuova conoscenza, perché comunque c'è una chiamata, c'è un asso di spade che è la verità, la comunicazione, nuovi arrivi, e c'è questo cavaliere di bastoni, ragazzi, che insieme all'otto di bastoni parla proprio di qualcuno in arrivo. Diciamo una conoscenza nuova, potrebbe essere anche un nuovo collaboratore, perché abbiamo un otto di pentacoli che parla di lavoro e un fante di pentacoli, che è lo stesso fante con cui iniziavamo la lettura qui. Quindi può veramente essere che ci sia un nuovo tipo di progetto, un nuovo tipo di percorso, un nuovo tipo di speranza, mi viene da dire, legato a questo cavaliere o re di bastoni. Andiamo a vedere ancora il 10 di spade. Abbiamo un 5 di coppe e la regina di coppe. Stavo guardando se avevamo re di coppe, ma no, non c'è. Allora, il 10 di spade ci dice, come vi dicevo prima, appunto, che si va verso la fine di un ciclo.
È un po' come se qui tutti gli altri, perché guardate, anche la regina di coppe in questo mazzo è disegnata incinta, esattamente come l'imperatrice, quindi è un po' come se alla fine del periodo o qualcuno decidesse appunto di lasciarsi indietro determinate questioni e focalizzarsi solo su altre e di conseguenza lasciare indietro con questo 10 di spade tutti quelli che potevano essere i pettegolezzi, i litigi, i disaccordi, ok? E ci si focalizza semplicemente su quello che è il prossimo obiettivo di vita. Tenete presente che con un 5 di coppe è un po' come se vi dicessero che c'è da lasciare comunque indietro qualche cosa per riuscire ad andare avanti nel vostro progetto, no? È un po' come se probabilmente non riusciste a portare avanti tutto e qualche cosa qui anche con la carta della giustizia siete nell'esigenza di dover tagliare. Anche l'asso di spade taglia, molte volte. Andiamo a vedere ancora un oracolo. Tenete presente che la lettura comunque dura circa 3 mesi, quindi sarebbe bene per voi riascoltarla poi nel corso del periodo, lungo il periodo, insomma. Allora, andiamo a vedere. Abbiamo, wow, una corrente di emozioni. Carta numero 34. Questa carta dice che praticamente siete in una sorta di alto e basso emotivo, che è appunto un po' come essere in questa corrente invece che di acqua di emozioni. Quindi parla di alti e bassi emotivi, molte volte lo si rivede un pochettino con la carta della regina di coppe. Quello che vi posso consigliare è di fare delle meditazioni o degli esercizi di respirazione, perché poi è da lì che arriva la forza per fare questo cambio che si vede. Andiamo a vedere ancora una carta da parte delle fatine. Wow, wow, abbiamo riconciliazione e rinascita. La rinascita ve la metto qui vicino al 10 di spade e la riconciliazione diciamo vicino al giudizio. Quindi per qualcuno si tratta di riconciliarsi con una persona del passato, per qualcun altro si tratta di riconciliarsi con se stessi. Perché molte volte facciamo delle cose che magari non ci va di fare, poi ci arrabbiamo perché le abbiamo fatte, ecco, e ci arrabbiamo con noi stessi. E la rinascita, ragazzi, è perché c'è qualche cosa qui che sta per nascere. Bene, amici dell'Ariete, questo è quello che avevo per voi. Fatemi sapere poi se la lettura vi è piaciuta con un like, con l'iscrizione, con una condivisione. Ogni tipo di supporto sapete che per me è molto importante. Io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!